Situazione. Sono tornato in Sud America per ritirare il nostro van parcheggiato da molti mesi a Montevideo, la capitale dell'Uruguay. E la persona che lo custodiva non mi ha trattato proprio nel migliore dei modi. Anzi, diciamo come non si dovrebbe mai fare. Non mi sembra tanto difficile custodire un mezzo dietro un bel compenso di denaro. La verità è che è molto raro che una persona si prenda cura delle tue cose allo stesso modo che fai tu. Ma qui non ci sono state neanche le basi. Ho trovato danni per diverse migliaia di euro e tutto ciò con mia grande sorpresa perché questa persona c'era stata raccomandata. E quindi niente, con qualche pugno sono tornato sul pianeta Terra. Fatto purtroppo anche di gente così dalla quale è meglio allontanarsi il prima possibile. Risultato, tantissimi soldi spesi, Ducato rotto con un problema alla pompa con Monrail ancora inspiegabile, 3 batterie da sostituire, parabrezza rotto da sostituire, per non parlare che ho anche pagato i problemi causati da altri, tipo questa guida del cancello rotta dal carro attrezzi in retromarcia non proprio installata a regola d'arte. Il tutto, ovviamente, dall'altra parte del mondo. Ma ci sono anche degli aspetti positivi come questa opera realizzata dai cani del proprietario su tutta la fiancata destra del furgone, probabilmente perché un gatto aveva deciso di riposarsi sul tetto. Ora il van è davvero originale. Ovviamente sto scherzando ragazzi, non ci sono aspetti positivi, se non quello di aver imparato la lezione che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Buongiorno ragazzi, oggi è lunedì, è passato il weekend, quindi i meccanici sono ritornati. In questi 2 giorni mi sono concentrato nel trovare la soluzione a questo problema e devo dire che forse l'abbiamo trovata. Intanto salutiamo Nirvan che è sempre inclinato, tra un po' lo dovrò anche pulire. E come vi avevo detto, questa è la famosa pompa che si è rotta, vi ho fatto vedere bene che cosa si è rotto. Mi sono consultato con dei meccanici italiani, anche dei meccanici del posto, che mi hanno detto che probabilmente il diesel che abbiamo è contaminato o forse il van è rimasto un po' troppo fermo, anche se non si era acceso dopo solo 10 giorni. La pompa ad alta pressione aveva la girante bloccata e ha rotto anche l'albero. Pazzesco. Sì, e come vede poi se mette un cacciavite nella girante non gira, è bloccato, fa solo un quinto di giro. E quindi parlando con loro mi è stato detto che i problemi potevano essere che era cresciuta della melma nella girante della pompa oppure che c'era dell'acqua. Quindi oltre a riparare tutto questo casino e anche la pompa, che purtroppo non può essere riparata, infatti sono stato da un pompista qui a Montevideo che mi ha detto che ci vogliono $1000 per ripararla. Dovremo anche rimuovere il serbatoio per pulire tutto il diesel e assicurarci che non sia contaminato. Quindi metà serbatoio di diesel verrà praticamente tolto. Questo sarà tutto un lavoro preventivo per l'installazione della nuova pompa. Infatti questo bel pacchetto da 5 kg che qui non si trova, ho provato in tutti i modi, ma in Argentina hanno un altro modello e in Brasile è veramente troppo costoso, verrà per la prima volta dall'Italia con un volo aereo, un DHL che me lo porterà in alcuni giorni. Non è assolutamente facile fare questo tipo di spedizioni, anche perché qui in America Latina ci sono le dogane dove bisogna pagare delle tasse non indifferenti, ma vedremo passo dopo passo che cosa succederà. Di certo Nirvan non si può lasciare così, questo van è tutto per noi, ci ha veramente donato una parte della vita incredibile, una parentesi meravigliosa, e noi vogliamo onorarlo restituendogli ciò che è suo, ovvero la vita. Quindi sarò molto tempo qui, magari vi racconterò brevemente gli step che seguiremo nei prossimi giorni, in maniera tale che poi Serena si prenderà cura di portare al corriere la nuova pompa ad alta pressione diesel che mi serve. Mi sto sentendo con lei, tanti amici ci stanno aiutando, quindi è bellissimo sapere che io non sono solo qui, presto tutto questo finirà. Intanto vi racconto anche le mie giornate qui con i meccanici, che devo dire sono super tranquilli, mi stanno dando una grande mano e devo dire grazie a loro se c'è questo spazio. Ve lo faccio vedere un po'. Loro riparano praticamente la meccanica di queste grosse gru e anche le gru che ci sono dietro. Questo qui è il loro capannone e in questo container ci sono tutti i servizi.
tipo il bagno lì in fondo e la cucina con un frigo e l'acqua potabile. Questo è il panorama fuori, sono a 12 km da Montevideo ed è bello partecipare alla loro vita perché oltre a lavorare duro loro si divertono anche. Guardate Stefano Motori che cosa può fare a questa... Che motore è? Mamma mia, cosa gli hai combinato? Fammi sentire un po', déjame escuchare il motore. È bello aspettare il pezzo, però è anche bello soprattutto partecipare alla loro vita e al loro lavoro di tutti i giorni, dove si tolgono anche delle soddisfazioni. Invece dentro la macchina ha messo un cambio particolare. Che cos'è questo? Mamma mia. Oh, stop. Cosa mi fai vedere adesso? L'accendisigari? No! Ti porti le marmitte? Perché ti porti le marmitte? ¿Me la das a mí? Para mi furgoneta. No. ¿Eso qué carro es? Volkswagen, Volkswagen. lo mejor marca que hay. Y no puede hacer esto con una Fiat, porque Fiat es de Italia. El hombre es... El hombre... Él è mi meccanico, è il mejor. Adesso è appena finito di piovere, ci sono circa 20 gradi, qui ci sono tantissimi container, queste sono le loro gru, i loro camion che riparano. Qui c'è un'altra ditta che penso che faccia dei pezzi, dei profilati. E oggi, nei limiti del possibile, cercherò di pulire un po' il van che è veramente sporco. Verrà tolto tutto lo strato di polvere, gli insetti e il terreno che si è accumulato. Oddio, ma che è? Mamma mia, ma che ragno c'è qua? Porca miseria. Ah, aiuto, no! Incredibile come sia graffiato su questa fiancata. Io penso proprio siano stati i suoi cani, perché sono proprio le graffiate delle unghie, queste qui le riconosco benissimo, c'era già capitato una volta, ma qui stiamo parlando dell'intera fiancata completamente devastata dai graffi. E io sono stato fin troppo gentile a non riconoscergli i danni e soprattutto a portargli tutti i soldi in mano non appena ci siamo visti. Ieri mi sono messo al computer e ho trovato il pezzo giusto per Nirvan. In questo momento penso che Serena stia preparando il pacchetto che dall'Italia arriverà qui a Montevideo. Abbiamo comprato infatti una pompa diesel revisionata che dovrebbe arrivarmi qui tra circa una settimana. Inoltre, parlando col meccanico, abbiamo deciso di rifare la cinghia di distribuzione, tutta la distribuzione con tutti gli ingranaggi, anche perché è stato smontato tutto ed è un peccato non rifarla, anche se siamo a metà dell'uso di quella che c'era prima. Non vedo l'ora di avere il van tra le mani funzionante. Qui intanto dal cielo cadono questi bruchi piccolissimi, guardate. Non so cosa siano e non so nemmeno se siano velenosi. E quindi durante questa attesa mi sto dedicando a pulire il van. Ho trovato tantissimi ragni, tanta sporcizia. Stamattina ho lucidato i fari e ho cambiato una parte del portellone perché non scorreva bene. C'erano i cuscinetti rotti. E oggi vi porto un po' con me anche per variare, per non stare sempre nell'officina, perché ho scoperto una signora che fa delle cose buone e quindi io, non potendo cucinare completamente nel van, vado a vedere che cosa ha di buono da farmi assaggiare oggi. Vi faccio vedere anche un po' la zona in cui sono a 12 km circa dal centro di Montevideo, in questo centro grosso di smistamento di container. Qui in Uruguay praticamente la maggior parte dei beni si importano. Devo fare un po' di strada per arrivare dalla signora che sicuramente mi sta aspettando. Ieri l'ho conosciuta, abbiamo parlato un po' e guarda caso anche lei, come tantissima gente dell'Argentina e dell'Uruguay, ha una discendenza italiana. Poi quando saremo proprio nel momento in cui starà per arrivare il pacco vi spiegheremo come abbiamo fatto, e non è proprio banale spedire un ricambio dall'Italia in questi paesi dove comunque ci sono delle dogane e c'è molta burocrazia.
Io spero che la cosa riuscirà bene, anche perché questo è l'unico metodo che abbiamo per uscire dal paese. Una cosa è certa, è che proprio alla fine del viaggio, a viaggio finito, stiamo avendo la riparazione più costosa al nostro van. Questo ci costerà caro, ma pazienza, la vita di Nirvan non può finire assolutamente così. Deve continuare a viaggiare, a vedere posti. Guardate dove mi sono fermato, qui c'è una piccola casa tipica dell'Uruguay con dei cavalli che stanno brucando l'erba. Non è niente male. Non mi trattate male la Fiat Uno, per favore. I vetri oscurati sì, ma la ruggine no. Eccomi qua, eccomi, sono arrivato. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Ciao. Bien, bien, todo bien. ¿Y qué me recomienda típico de acá? Lo típico, si te gusta acá, las milanesas. La milanesa. Vamos con la milanesa La entonces. milanesa Sí, con sí. papa frito, Sí, dale. de carne o de pollo. De carne. Comes acá, ¿no? Sì, sì, come acá. Proverò il piatto tipico che è la milanesa, che poi è un po' tipico di tutto il Sud America. Lo voglio provare qua. Ed ecco il posto con tutte le sedute e il tavolo lungo tutto questo che sembra un container. Ed ecco il piatto tipico, la milanesa di carne accompagnata da pane e da tutte queste patatine fritte. Mamma mia ragazzi, oggi le calorie spaccano di brutto qua. Cioè, penso che sia la cotoletta più grande mai vista, è enorme. E c'è un uovo che diciamo è stato cotto parzialmente. Non so se si deve rompere, vabbè. Mamma mia quanto è fritto. E se c'è una cosa buona qui in Uruguay è proprio la carne. La carne dell'Uruguay è spettacolare. Buonissima. Praticamente è un pranzo per 3 persone. Non so se ce la farò. Poi vi dico quanto è costato nel paese più caro del Sud America. Quanto sono pieno, non pensavo di finirla tutta, assolutamente. Adesso vi dico quanto ho pagato. Intanto il piatto era per 3. Penso che non ce n'ero stasera. Comunque la signora in questo comedor mi ha fatto pagare circa 12 euro tutto questo piatto, che diciamo è un prezzo normale, non è neanche tantissimo. Solo che io in realtà ho pagato 2 euro in meno perché nello scontrino mi hanno fatto uno sconto perché sto usando la carta. Infatti qui si vede che ho avuto uno sconto di ben 2 euro sui 12 euro del piatto, secondo la legge 18.999. E ho chiesto alla signora che mi ha detto che non lo sapeva neanche lei, probabilmente era una cosa della carta di credito, e così è. E adesso rientriamo al van, andiamo a pulire qualcos'altro. Penso che questo è l'ultimo giorno che sarò dai meccanici che mi hanno ospitato. Mi sa che mi muoverò verso il centro, anche per stare un po' più tranquillo e aspettare il pezzo che arriverà. En breve vamos a hacer como vos, vamos a armar una casa rodante y vamos a ser youtuber. Vamos, Dale. puede reparar grúas por el mundo. Dale, vamos a reparar grúas por el mundo. Ok, pulizie finite, lascio il van qui a riposare intanto che arriva il pezzo. Adesso mi dirigo nell'ostello che ho prenotato e domani vi faccio vedere dove andrò per i prossimi giorni.